Dopo 2 generazioni di Yeti, Škoda torna nel segmento C dei SUV con il nuovo Karoq, totalmente rivisto dal punto di vista meccanico ed estetico. Andiamo a scoprirlo insieme. Basato sulla piattaforma del gruppo Volkswagen MQB come la cugina Seat Ateca, il Karoq è più grande rispetto allo Yeti in tutte le dimensioni. Infatti misura 4,38 metri in lunghezza e 1,84 in larghezza. Sul frontale vediamo i nuovi fari dal disegno sdoppiato, in questo caso full LED, che ricordano vagamente un po' la forma della vecchia Yeti. Anche qua abbiamo questa parte sul paraurti che può ricordare sempre le forme della precedente Yeti. Lateralmente possiamo osservare cerchi da 19, questi sono opzionali, della misura 225-45. Montiamo dai Continental Conti Winter Contact TS 850. Il vano di carico invece ha una capacità record di categoria. La versione che stiamo provando è il 4x4 con apertura elettrica del bagagliaio, che misura, dicevamo, 521 litri di base, che possono arrivare fino a 1630 e 1810 col sistema Varioflex. Qua vediamo una presa a 12 volt, la luce a LED e qua il sistema addirittura per il gancio traino, molto comodo. Andiamo a premere il tasto qui e il gancio compare magicamente da sotto. Una bella trovata. Ma vediamo se c'è la ruota di scorta. Sì, abbiamo un ruotino e anche il kit con il crick. Saliamo adesso a bordo e scopriamo com'è questo Karoq dalla posizione di guida. Sicuramente rialzata, regolabile il sedile in altezza e in profondità, così come il volante. E allora vediamo bene nel dettaglio tutti gli interni. Qua abbiamo tutto il sistema di apertura e chiusura dei tergicristalli, così come la regolazione elettrica degli specchietti retrovisori. Le luci, come siamo abituati sulle tedesche, sono su questo pannellino laterale. Comandi al volante per radio, comando della voce e funzioni del computer di bordo. Qua abbiamo il cruise control, in questo caso anche adattativo con il radar. Vediamo il display con il cruscotto, ecco qua. Vediamo le varie regolazioni, scorriamo un po' i menu. Abbiamo gli assistenti di guida, la navigazione, la radio, il telefono, i dati sul veicolo e di nuovo i dati sul consumo di carburante. In questo caso abbiamo il sistema di navigazione più completo che si può montare sulla nuova Škoda Karoq. Abbiamo un display totalmente touch da 9,2 pollici con sistema di gesture control. Vedete che scorre. Comandi della climatizzazione automatica già visti sulle vetture del gruppo Volkswagen. Sistema di start and stop, parcheggio automatico, sensori di parcheggio, chiusura centralizzata e la spia dell'airbag passeggero. Qua davanti abbiamo anche il tappetino di ricarica a induzione per i cellulari, presa 12 volt anche qui. Cambio DSG, in questo caso siamo, come ricordiamo, sulla versione 4x4. Il driving mode, è possibile passare tra 5 modalità diverse: Eco, Normal, Sport, Individual e Snow. Il tasto off-road, che cambia qua la modalità del display con alcune selezionabili: temperatura acqua, temperatura olio, inclinazione dello sterzo, vedete, bussola e altimetro. Tra l'altro la funzione off-road, come dicevamo prima alla guida, consente di passare a una gestione più morbida del motore
delle sospensioni e dello sterzo. Qua sopra abbiamo altri tasti, come vedete anche il tetto apribile panoramico, regolabile a nostro piacimento. Eccolo qui. La tendina anche elettrica, questa è sempre piacevole da trovare a bordo. E poi qua una cosa interessante, il pulsante SOS, che è un assistente collegato tramite una centrale che consente all'utente di effettuare una chiamata di emergenza in caso per esempio di un incidente o di un malore, anche se comunque il sistema è in grado di effettuare autonomamente una chiamata alla centrale in caso appunto di un incidente, perché è in grado di registrare forti decelerazioni e notare che la vettura tramite GPS ha effettuato una manovra strana o comunque si è fermata improvvisamente. Anche dietro lo spazio a bordo è davvero notevole, guardate quanto spazio ho per le gambe, col sedile montato sulla mia posizione, che sono alto 1,70 m, avanzano almeno 30 cm. E devo dire che la seduta è anche molto comoda. Poi, complice anche il tetto in vetro panoramico, si gode di una bella visuale. Non è, diciamo, claustrofobica come alcune vetture. Siamo a bordo della Skoda Karoq 2000 TDI da 150 cavalli, una motorizzazione ormai collaudata all'interno del gruppo Volkswagen, che assicura 340 Nm di coppia e viene abbinata a un cambio DSG, in questo caso a 7 rapporti. Inoltre la nostra versione è dotata della trazione 4x4 che andremo più avanti a mettere alla prova. La prima cosa che possiamo notare è la grande silenziosità di bordo, anche i pneumatici praticamente non si avvertono, quindi un'ottima insonorizzazione dell'abitacolo. La ripresa del motore devo dire che è piuttosto buona, molto lineare, progressivo e anch'esso è silenzioso per essere un diesel anche di grossa cubatura rispetto ai piccolini che girano adesso. La vettura dispone anche di sistema di regolazione per sterzo, sospensioni e risposta dell'acceleratore. In questo momento siamo su Sport e la differenza devo dire che si sente, la macchina è sicuramente più reattiva, il volante si indurisce così come le sospensioni. E con un accenno ai prezzi di questa Skoda Karoq che partono da circa 24.000 euro, la mia prova termina qui per oggi. Vi ricordo di seguirci ovviamente sul nostro canale YouTube News Auto ed Elaborare, in edicola con Elaborare ogni mese ed Elaborare Classic Elaborare 4x4 ogni 2 mesi, sui nostri canali social, quindi Facebook, Twitter e Instagram. E non mi resta che ricordarvi il nostro motto: corri in pista e non sulla strada. Ciao da Marco!